Buongiorno, questo è l'ultimo video della prima parte della serie di video, diciamo, per il livello beginners, e viene dopo una serie di cose, quindi dovremmo essere in grado ora di capire quest'ultima questione, che è quella che riguarda gli accordi semidiminuiti e diminuiti. Per quelli che hanno già avuto esperienza di studi, libri, letture, dobbiamo subito chiarire una questione. Questo nome semidiminuito non ha nulla a che fare con l'accordo diminuito, ma è un modo friendly di chiamare un accordo che in realtà è l'accordo minore settima quinta bemolle. Nel video precedente abbiamo visto gli accordi maggiori settima, gli accordi settima di dominante e gli accordi minori settimi. Allora questo accordo di cui andiamo a parlare ora in realtà è l'accordo minore, quindi questo è maggiore, minore, abbassiamo, accorciamo la terza, quindi mettiamo la terza bemolle e la settima bemolle, e a questo accordo abbassiamo anche la quinta e quindi diventa quinta bemolle, quindi è un minore settima con la quinta bemolle. Ora, siccome l'accordo, l'ultimo dei 5 fondamentali, che è l'accordo diminuito, è in qualche modo simile, c'ha la terza bemolle, la quinta bemolle e quella che si chiama settima diminuita, cioè significa la settima bemolle abbassata un'altra volta, che noi volgarmente chiamiamo sesta, perché a occhio è 10 volte più comodo pensare che questa è la sesta invece di pensare che è una settima che è stata abbassata, è diventata bemolle e poi è stata ulteriormente diminuita, diventa un casino. Quindi molto semplice, l'accordo diminuito è prima, terza bemolle, quinta bemolle e sesta. Ora a questo punto, siccome ci rendiamo conto che questa forma qua in qualche modo rassomiglia a quella di cui abbiamo parlato prima, che è l'accordo semidiminuito, ovvero minore settima quinta bemolle, è stato chiamato semidiminuito, e quindi questa cosa crea confusione. Quindi proprio, diciamo, la cosa migliore sarebbe pensare a quello che volgarmente si chiama semidiminuito con un accordo, come un accordo minore settima quinta bemolle, e a questo, che è l'accordo diminuito, un accordo formato dalla prima, la terza bemolle, la quinta bemolle e la sesta. Questa è la maniera più semplice per pensarli. Quindi, rimettendo insieme gli accordi che abbiamo fatto negli ultimi 2 video, viene fuori che abbiamo una quadriade maggiore che è fatta tutta da intervalli naturali, quindi prima, terza, quinta e settima. Poi c'è quella che si chiama settima di dominante, che ha tutti intervalli naturali ma la settima bemolle. Poi viene l'accordo minore, che ha la terza bemolle, la quinta e la settima bemolle, e poi il minore settima quinta bemolle, e poi l'accordo diminuito, che è prima, terza bemolle, quinta bemolle e sesta. Tutto chiaro? Questi sono i 5 accordi fondamentali e sono i 5 accordi che hanno quello che si chiama estensione fissa, cioè che sono gli accordi a cui, se vogliamo aggiungere delle altre note oltre l'ottava, quelle famose nona, undicesima e tredicesima, hanno un solo modo per costruire questa estensione dell'accordo, ma questo lo vedremo nel primo video della nuova sezione. Buon lavoro a tutti.